Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i gemelli e le opportunità nascoste del mese di maggio 2025. Ok. Abbiamo la carta della temperanza, amici dei gemelli. Di solito è una carta che invita alla pazienza, alla guarigione. La parola paziente arriva proprio dall'essere paziente ed è anche una carta che mi parla di riequilibrio psicoemotivo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, i link ai 2 videocorsi gratuiti presenti sul canale, uno è un corso base sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi, e poi trovate anche il link per il seminario di approfondimento delle famiglie reali che si terrà a inizio giugno 2025. Comunque ragazzi, io in descrizione inserisco sempre le novità, le promozioni, inserisco tutto lì. Vi basta aprire la tendina e trovate ogni informazione. Allora, andiamo a vedere le energie disponibili. Ecco, partiamo di nuovo con la temperanza, ragazzi. C'è come un qualche cosa da guarire. Abbiamo il matto, abbiamo una regina di coppe, abbiamo il diavolo, un asso di coppe, cinque di pentacoli e 3 di spade. Allora, diciamo che iniziare con la temperanza mi parla di un momento, diciamo, tranquillo. Per qualcuno potrebbe proprio essere un momento di attesa. Andiamo a vederla con i mini tarocchi. 2 di pentacoli. Che interessante, in questo mazzo è rappresentato la temperanza con il simbolo dell'infinito, e anche nel 2 di pentacoli c'è il simbolo dell'infinito. Sembra quasi che ci sia un tema che continua a ripetersi, che continua a riproporsi. Per qualcuno può essere un tema di salute legato all'intestino, ragazzi. Andiamo a vedere il matto. Abbiamo un 9 di spade e il re di bastoni. Datemi una carta per il re. La forza. Io ho come la sensazione che questa sia una relazione. Ehm, Può essere anche proprio la relazione con voi stessi che abbia bisogno di essere un po' ripulita. Avendo la regina di coppe e poi l'asso di coppe, c'è un tema a livello emotivo. Scusate, la regina di coppe è una di quelle energie che sente le emozioni in modo espanso. Adesso andiamo a vederla. Però ho proprio l'idea, morte al contrario, che ci sia come un, come vi posso spiegare, un tema a livello emotivo da dover riequilibrare o guarire. Allora, qui abbiamo la morte, il 5 di pentacoli che avete già qui, l'imperatore e la regina di coppe. Guardate, vederle così ho come la sensazione che potrebbe esserci un'altra persona, non, per adesso non riesco a specificare se è una relazione romantica, lavorativa, familiare, però è una relazione
e sento che qualcuno di voi si sente un po' bloccato in questa relazione. Potrebbe anche essere addirittura che non si fidi dell'altra persona, che ci siano come dei temi, delle delusioni pregresse e difatti qui vediamo questo continuo riproporsi di alcune dinamiche. Adesso andiamo a vedere il diavolo. Due carte di difesa, 7 di bastoni e 9 di bastoni. Potrebbe essere che qualcuno cerchi di tenere lontana una persona. Probabilmente questa persona potrebbe già avervi deluso, considerati 2 5 di coppe, o semplicemente potreste essere preoccupati e aver paura per un'eventuale delusione. Andiamo a vedere l'asso di coppe. 7 di spade e 6 di pentacoli. Voglio andare a vedere anche il 5 di spade, perché ho l'idea che ragazzi, nonostante tutto, voi tentiate di andare verso l'altro o l'altra persona, con questo asso di coppe come se vi apriste all'altro, ma giustamente avete anche una regina di coppe, quindi è come scoprire un'arma in questo periodo che è l'arma dell'amore. Questo non vuol dire perdonare sempre tutto a tutti, però sì che vi aiuta a essere comprensivi e compassionevoli. Io credo che qui ci sia come un tema legato al controllo, dove qualcuno di voi non si fida di una persona e di conseguenza tende, diciamo, per non rimanere delusa di nuovo, a ipercontrollare l'altro, a, come vi posso dire, a prendere tutto con le pinze, a stare sulla difensiva, cioè sento come se ci fosse una relazione ehm, con sali e scendi dove voi vi state difendendo, avete bisogno di, tra virgolette, prove per, ehm, perché l'altra persona vi convinca. Diciamo che le cose non credo che siano poi così tanto equilibrate, considerato 6 di pentacoli al contrario. Perlomeno sento che è un po' come se arriverà ad un certo punto dove tirerete giù le carte semplicemente. Tenete presente che 6 di pentacoli è una carta che quando è al contrario parla di qualcuno che si accontenta delle briciole. E io sento che è un po' questo l'andazzo, che voi non vi fidate, vi state difendendo proprio da parte dell'altra persona perché probabilmente vi ha già deluso, perché ci sono già stati dei pregressi. Insomma, ragazzi, poi qui però arriva una ruota della fortuna e la giustizia. Quindi vi devo dire che le cose cambiano, cambiano a 360 gradi. Ehm, Potrebbero esserci questioni legali per qualcuno e magari questa temperanza è proprio l'attesa di un'eventuale causa piuttosto che accordo. Che vi dico però, cambierà le cose perché c'è anche la ruota della fortuna. Adesso andiamo a vedere il 3 di spade. 7 di pentacoli che di nuovo è una carta di attesa e fante di coppe. Voglio un'altra carta per il fante. Cavaliere di spade e sacerdotessa, fate attenzione alle facili promesse, sia le vostre che quelle degli altri, ragazzi. Allora, devo dire che secondo me ci sarà l'opportunità in questo mese di rendervi conto di che cosa vi blocca o che cosa blocca la relazione in sé. Molto fa parte di quello che è il vostro sistema di pensiero o sistema di credenze. Tenete presente che avete 2 volte 5 di pentacoli, per qualcuno si tratta della modalità vittima. Quindi invece di rimanere lì fermi, pazienti, mi viene anche da dire, nella speranza che le cose si risolvono da sole, fate un qualche tipo di gesto nei confronti dell'altro
E mi viene da dire in modo da spiazzarlo, perché io credo che l'altra persona non si aspetti come un'inondazione di amore e questo lo spiazzerà. Io ho come l'idea che, vi dirò, questo asso di coppe potrebbe anche rappresentare una dichiarazione che farà cadere certe idee, certe strutture. Qui abbiamo 7 di spade al contrario, quindi potrebbe anche essere che qualche verità venga a galla. Abbiamo 2,5, quindi c'è comunque una sensazione di pesantezza, qui anche ce n'è uno, però è anche vero che ragazzi con la carta della giustizia e la ruota della fortuna le cose cambiano prospettiva, cambiano proprio faccia. Quindi ragazzi sento che qui l'opportunità è di cambiare le regole di una situazione. Fate solo attenzione quando metterete le nuove regole a non mettere regole partendo, diciamo, da una carenza. Cioè, vi faccio un esempio, voi avete paura che ne so, di perdere le chiavi della macchina, la prima regola che mi viene in mente, la prima cosa che mi viene in mente, e quindi la regola che voi mettete è appena entro in casa appoggio le chiavi della macchina in un posto specifico, no? Ed è un po' una regola del buon vivere comune e secondo me riuscirete a stabilire le vostre regole, o meglio, a far rispettare le vostre regole. Se, ripeto, avete questioni burocratiche, è facile che si risolvano al meglio. Se siete in attesa per qualche finanziamento, per qualche sblocco, per qualche causa, per qualche udienza, devo dire che arriverà e secondo me con la ruota della fortuna potrebbero anche arrivare dei risvolti inaspettati in questa causa, eh. Andiamo a vedere qualche oracolo, ragazzi. Ok, carta numero 28. Bella donna, visioni di bella donna sarebbe. La bella donna è una pianta che è anche velenosa, tra l'altro. E parla di essere cauti, di chiarezza, di rimanere fermi. E ce lo vedo un po' qui, no? Il mantenere alte le vostre barriere difensive, le vostre regole. Andiamo a vedere ancora un koan e poi ho una meditazione di Findorn. Immerso nell'acqua allunghi le mani per bere. Bellissimo questo koan perché vi fa rendere conto del fatto che state chiedendo qualcosa nel quale siete immersi. Semplicemente magari o non lo vedete o non riuscite a gestirlo o vi state difendendo da questa cosa. Andiamo a vedere ancora una meditazione di Tinder. Entra nel silenzio, senti la pace e la serenità che scendono su di te senza che te ne accorga. In questo stato di pace perfetta chiedi e ricevi la mia benedizione. Poi vai, prosegui, animato dalla fede e dalla fiducia assoluta. Qui avete il matto, eh? Fai ciò che va fatto e sappi che io sarò con te lungo tutto il cammino e che tutto andrà per il meglio. Più è grande il tuo compito, più grande è la fede ed il bisogno della mia benedizione. Impara a farmi entrare in ogni aspetto della tua vita, in modo che tutto sia benedetto da me. Non sono forse in ognuno di voi? Siine sempre conscio in ogni momento. Bellissimo, amici dei gemelli. C'è una presenza divina. Io vi ricordo che tutte le volte che compare, diciamo, in qualche carta compaiono le ali dell'angelo, qui avete 2 volte la temperanza, la raffigurazione qui non c'è, ma il senso è quello, no? E quindi è come se vi dicessero che siete in un certo senso benedetti, c'è come un angelo protettore, un angelo custode che sta vegliando su di voi.
Amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Per iniziare un percorso di crescita con me potete contattarmi via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione che vi spiega come lavoro sulle credenze limitanti. Diversamente lo stesso lavoro lo potete fare anche abbonandovi al canale, anche lì tratto le credenze limitanti. L'unica cosa è che non avendo la persona davanti, il lavoro è fatto, diciamo, in modo un po' più generale, piuttosto che appunto personalizzato. Però in quella sezione tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, di esoterismo, insomma un po' tutto quello a cui mi sono avvicinata io durante il mio percorso di crescita e io semplicemente lo condivido con voi in quella sezione. Detto questo ragazzi vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio, ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!